questi strumenti possono essere degli strumenti molto utili, però bisogna, come dire, introdurre dei caveat all'utilizzo di queste schede, di queste griglie di valutazione, in quanto noi abbiamo l'esperienza del 2000-2006 in cui per i POR plurifondo, per le valutazioni, venivano utilizzati degli strumenti che cercavano di leggere la qualità delle valutazioni, però in quel caso si utilizzarono soprattutto dei dati quantitativi, banalmente il numero di pagine in rapporti di valutazione, quante interviste erano state realizzate, e da questo punto di vista questi strumenti possono essere molto pericolosi, perché appunto soffermandosi su aspetti meramente quantitativi si può rischiare di perdere di vista la qualità della valutazione. Quindi io sono favorevole all'introduzione e all'utilizzo di questo strumento, che può essere, come dire, uno strumento utile per elevare lo standard medio della qualità delle valutazioni, se questo strumento però è gestito in maniera intelligente. Cosa voglio dire? Se può esserci sicuramente una parte quantitativa che analizza le analisi che sono state fatte, i metodi utilizzati, le interviste realizzate, i contatti, come dire, che sono stati diciamo sollecitati nel percorso di valutazione. Però è importante e ineludibile il fatto che questa scheda vada a valutare qual è stata la reale utilità del valutatore, quindi si soffermi sugli aspetti più qualitativi e quindi analizzi quali sono stati i suggerimenti, le raccomandazioni fornite dal valutatore e come queste indicazioni sono state in qualche modo recepite, quindi qual è stato il follow up della valutazione. Quindi uno strumento che sia in grado di leggere, anche se capisco che non è una cosa facile, però deve essere in grado di leggere gli effetti che la valutazione ha avuto e diciamo, i processi positivi che ha innescato nell'autorità di gestione. Di fatto la costruzione di un tale strumento è molto complessa, quindi come dire, noi valutatori siamo anche disponibili a partecipare alla costruzione di uno strumento di questo genere, che possa essere in qualche modo anche uno strumento diciamo potrebbe ispirarsi a quello che è stato il diario di bordo nei processi di valutazione ex ante, in cui c'è, come dire, il racconto del processo valutativo con la richiesta alle autorità di gestione di verificare come hanno reagito alle indicazioni del valutatore. Quindi il modello del diario di bordo, con una parte quantitativa ma una parte qualitativa in cui poi si segue in qualche modo il processo, mi sembra un approccio che possa essere molto utile e soprattutto possa accompagnare le amministrazioni in cui la cultura della valutazione è meno avanzata a realizzare dei processi valutativi di qualità e quindi a migliorare l'efficienza e l'efficacia dei propri programmi.